Ciao a tutti amici lettori, bentrovati. Oggi ho pensato di proporvi questa biografia considerata una delle migliori nel suo genere. Se siete appassionati di storia romana dovete assolutamente provare questo autore, Robert Graves. Ehm, Nato a Londra nel 1895 e morto nel 1985, è stato scrittore appassionato di storia antica. La sua fama è legata soprattutto a importanti studi sulla mitologia. Tra l'altro, se vi interessa la storia romana, vi lascio qui sotto o nelle schede finali degli altri libri che trattano l'epoca di Giulio Cesare. Questo libro in particolare, questo, è un romanzo sulla vita dell'imperatore Claudio, molto bello e storicamente accurato. Claudio nasce a Lione nel 10 a.C. e muore nel 54 d.C. Sul retro del libro, qui, c'è un piccolo errore: non è stato imperatore dal 45 a.C. al 54 d.C., non ha governato per 95 anni, è ovvio, ma torniamo alla storia. Claudio è stato un uomo considerato poco dalla famiglia, balbuziente, timido, imbranato, a cui gli sono stati preferiti altri soggetti peraltro discutibili come il suo predecessore e nipote Caligola, alla cui morte, più che altro per mancanza di altri familiari disponibili, venne incoronato imperatore. Claudio, intendo. Conservatore e riformatore fu appunto Claudio, quando dopo Caligola salì all'impero. Durante il governo di Caligola, Claudio era del resto già uscito dalla vita privata e aveva rivestito il consolato. Era naturale quindi che i pretoriani si rivolgessero a lui mentre si delineava la minaccia che il Senato volesse restaurare la Repubblica, sostenuto dalle milizie urbane. Claudio, almeno secondo le fonti, riluttante e spaurito, fu pressoché sospinto all'impero nel 41 d.C. Claudio seppe agire con grande ponderazione e il suo difetto è semmai il difetto di tutte le politiche di ordinaria amministrazione che risolvono le difficoltà parziali via via che si presentano, sfiorando solo i problemi fondamentali, senza fare riforme importanti, diciamo. E il problema fondamentale era per Roma in quel periodo la fusione di tutti i disparati elementi dell'impero, che assorbiva in sé l'altro problema della forma di governo. Claudio era eh, preso a questo riguardo che misure parziali e insufficienti, ma in ciò va riconosciuto il limite di tutta la classe di governo del suo tempo. Come dicevo prima, non hanno fatto riforme importanti, hanno fatto solo degli aggiustamenti senza cambiare un granché. Claudio resta una delle figure più pensose e interessanti. Non la possono sminuire le deficienze della sua vita privata, che le fonti ci riferiscono anche se vere. Tanto meno possono riguardare la storia e le sue disgrazie coniugali. Claudio, giungendo all'impero, era sposato in terze nozze con Messalina, molto più giovane di lui e che non l'amava, ma fu costretta, come spesso capitava, a un matrimonio combinato, la quale lo denigrava e derideva anche pubblicamente, ma che dalla quale aveva avuto un figlio britannico. Pare che costei, valendosi del ripudio unilaterale concesso dalla legislazione, abbia nel 49 ripudiato Carlo e sposato un suo giovane amante. I due furono uccisi e Claudio sposò la nipote Agrippina, figlia di Germanico, la quale da Domezio Enobarbo aveva avuto un figlio, Nerone. Il matrimonio tra zio e nipote dovette essere permesso dal Senato. Gli sforzi di Agrippina, che partecipò anche alla vita politica del marito, furono di sostituire suo figlio britannico, il che le riuscì facendo sposo Nerone di Ottavia, figlia di Claudio, e facendolo adottare da Claudio stesso. Nerone, come più anziano, era con ciò destinato alla successione. Non si vede quindi perché Agrippina abbia dovuto, come afferma la tradizione, avvelenarlo nel 54 d.C. per aprire la strada al figlio. Questa notizia, seppure non si può dimostrare falsa, va però accolta con diffidenza, perché non aveva questa necessità. Claudio fu deificato e Nerone tenne il discorso funebre preparato da Seneca. Bene, questa è un po' la biografia di questo imperatore. Questo libro è scritto veramente benissimo, è un romanzo ma storicamente accurato e scritto veramente, vale la pena di leggerlo, molto molto bello e considerato uno dei migliori nel suo genere.
Fatemi sapere se l'avete letto e cosa ne pensate. A me è piaciuto tantissimo. Al prossimo video, grazie per la visione, a presto, ciao.